E ciao a tutti, vi faccio vedere alcune variazioni sull'effetto video wall che vi ho fatto vedere nell'altro video. Lo metto anche in descrizione, così se non l'avevate visto potete andarlo a vedere. Questo qui, dove abbiamo creato questa griglia con anche un'eventuale animazione. Allora una variazione potrebbe essere anche questa, dove andiamo anche a inserire dei colori sulle suddivisioni. Come si fa? Semplicemente io sono andato ad aggiungere, i metodi possono essere diversi, ma ho aggiunto dopo il media, questo è il nostro media, un color corrector con una maschera. Quindi ecco qui il color corrector, e questa è la maschera che posso spostare dove voglio, quindi può essere anche carino animarla, farla passare. Inoltre la maschera può anche non essere rettangolare, ma avere qualsiasi forma. Adesso l'assurdo è un'ellisse con un video wall così, però invece potrebbe essere un poligono, per dire, per andare a disegnare una cosa che non sia regolare. Quindi se io faccio magari così, posso ottenere, ecco qua, una colorazione del genere che può essere simpatica. Se voglio più parti aggiungo un altro nodo color, ovviamente con la variazione sul colore che desidero, e la relativa maschera. Come detto, queste maschere possono animarsi. L'ultima maschera ovviamente va a sormontare le altre, e possiamo proseguire così con il crearne più di una. È una cosa abbastanza simpatica quello qua, e questo è con lo stesso video. Ovviamente potremo anche andare a formare delle lettere o delle figure che si muovono eventualmente. Invece abbiamo un'altra variazione che è stata richiesta da un amico, che mi ha chiesto se si potevano inserire dei video diversi. Allora io sconsiglio di inserire un video per ogni suddivisione, perché diventerebbe impossibile. Invece, come in questo caso dove ho due video, uno qua, o anche più video, è fattibile. Come si fa? Abbiamo tutta la parte delle maschere, che è questa, che poi entra in un media, che è il media principale, nel nostro caso quello dello spazio. Poi avrò il secondo mio media, dove entra lo stesso la griglia. Eccolo qua. Abbiamo un transform. A cosa serve il transform? Serve a ingrandire, rimpicciolire, come vedete, all'interno dell'altra griglia. Quindi possiamo creare una suddivisione con anche una griglia più sottile. E qui abbiamo la maschera. Allora dobbiamo far così: questo duplicate lo mandiamo sul media 2, avremo lo stesso effetto anche sul media 2, poi uniamo media 1 e media 2 con un merge, e su questo merge applichiamo una mascheratura. Quindi ecco qua, qui faremo passare il segnale dell'1, cioè del media 1 è attorno e il media 2 è interno. Questa è la maschera che stiamo passando, eccola qua. E come vedete abbiamo i due segnali. Se andiamo ad aggiungere un transform, potremo spostare facendo coincidere la griglia. Bisogna fare attenzione, il segnale dove desideriamo, e eccolo qua, abbiamo unito i due segnali. Così si continua con il terzo media. Si metterà il terzo media qui, la maschera, sul merge un'altra maschera che isola cosa ci interessa far passare, e ecco il nostro video. Queste sono solo ovviamente alcune idee. Attenzione, vedete come qua, dove la maschera fuoriesce, quindi questo deve essere un processo fatto molto bene, così di vedere la maschera e fare attenzione che non vada a prendere dentro parti del filmato.
Ovviamente se è solo un discorso di mascheratura e non più di griglia, non serve fare tutto questo caos che abbiamo fatto, perché basterà inserire il nostro media con una maschera qualsiasi, ad esempio qui, e come vedete possiamo spostare questa maschera dove vogliamo, e il secondo media lo stesso, che va a incrociare, eccolo qua, e su questo secondo media mettere la seconda maschera. Quindi ecco qua come otteniamo due schermi ad esempio vicini. Sempre da qua possiamo andare a posizionarci anche questo media dove desideriamo noi con il transform, e andare a riposizionare la maschera in questa maniera. Ecco qua, così abbiamo preso la parte ad esempio del viso che ci interessava, spostando il segnale qui e centrando la maschera dove ci interessava sul segnale. Quindi queste sono semplicemente delle maschere normali e non c'entrano nulla con tutta l'animazione che abbiamo fatto. Ovviamente su queste maschere è possibile dare anche i bordi arrotondati e quindi in un attimo, ecco qua, ottenere cose simpatiche così. Ecco qua, ma questa è tutta un'altra questione. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo a un prossimo tutorial. Ciao! Iscriviti al canale YouTube di Franco Aversa e clicca sulla campanella per essere avvisato quando ci sono nuovi video.